Cari amici e amiche di Solfatare News, un saluto a tutta la nostra incredibile comunità che ogni giorno ci sostiene con una costanza che per noi è carburante puro. Siete tantissimi, sempre di più, e il vostro affetto lo sentiamo in ogni commento, ogni condivisione, ogni messaggio che arriva. Per chi ci ascolta oggi per la prima volta, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube, seguirci su Instagram e TikTok e unirvi al gruppo Facebook Solfatare News Group, dove condividiamo aggiornamenti e analisi in tempo reale sui campi Flegrei. Un ringraziamento speciale va ai sostenitori della raccolta fondi su GoFundMe. Anche se il drone lo abbiamo già acquistato mettendo noi la differenza, il fatto che la raccolta abbia raggiunto il 93% ci commuove e ci dà la forza per continuare ogni giorno a documentare ciò che sta accadendo nel cuore della caldera. Oggi siamo tornati con i droni su via Antiniana, una zona che stiamo monitorando con insistenza perché rappresenta una delle aree più delicate del momento. La lentezza dei lavori è evidente, quasi disarmante, soprattutto considerando la natura del terreno. Qui non parliamo di un semplice manto stradale che cede. Qui parliamo di una superficie che sta letteralmente cuocendo dall'interno. In un contesto così delicato, la scelta di non approfittare della domenica per accelerare gli interventi appare quantomeno fuori luogo. Traffico intenso, migliaia di veicoli, un sottosuolo ribollente e i lavori che procedono con la calma che tutti conosciamo. A volte sembra che la velocità dei fenomeni naturali e quella dell'organizzazione umana viaggino su due pianeti diversi. La nostra termocamera oggi ha registrato 83,3 gradi centigradi sul manto stradale, un valore che non ha nulla a che vedere con il normale riscaldamento dovuto al sole o al traffico. Qui stiamo parlando di energia geotermica che preme dal profondo, che risale, che si manifesta dove può. Appena sotto il guardrail abbiamo registrato 81,7 gradi. Non è un caso. Non è un difetto della strumentazione, è un segnale netto, ripetuto, crescente. La terra sotto via Antiniana non è tiepida, è calda come una superficie vulcanica attiva. Ed è questo che rende la lentezza dei lavori ancora più incomprensibile. Dalla strada ci siamo spostati alla fumarola Pisciarelli, uno dei polmoni del sistema idrotermale dei campi Flegrei. Qui la pressione appare in diminuzione rispetto ai giorni precedenti. Ma è una diminuzione che non porta affatto tranquillità. È una calma che somiglia più a un coperchio che si chiude temporaneamente, non a una reale riduzione dell'attività. Le piogge della settimana scorsa hanno probabilmente rafforzato il Cap Rock, una sorta di tappo naturale formato da rocce alterate che trattengono gas e fluidi, ma un tappo, quando tiene troppo a lungo, non fa altro che aumentare la pressione al di sotto. E questo è un concetto fondamentale per capire quello che sta succedendo. Se sopra sembra tranquillo, spesso è perché sotto sta aumentando la tensione. L'INGV, nel suo ultimo bollettino, ha riportato un sollevamento medio di 25 mm al mese. 25 mm che potrebbero sembrare pochi a chi non è abituato a leggere questi dati, ma per una caldera sono tanti. Sono un segno di movimento, di variazione, di energia che si accumula. Il sistema non è fermo, non è stabile, non è in fase di raffreddamento, si sta muovendo. E lo fa in un modo che richiede attenzione. La temperatura della Pisciarelli oggi è di 106,6 gradi centigradi. Un valore importante, costante, coerente con un'attività idrotermale che non mostra segnali di allentamento. Ma è la fumarola Bocca Grande a dare il quadro più inquietante del giorno. Chi la conosce sa che solitamente è vigorosa, espansiva, ricca di vapore. Oggi invece la pressione in uscita appare ridotta, mentre la temperatura interna aumenta. Abbiamo rilevato 183,9 gradi centigradi, una temperatura che da sola racconta una storia. Quando il vapore diminuisce ma il calore cresce, significa che qualcosa sta restringendo i condotti, trattenendo i gas, comprimendo l'energia. È un comportamento che può precedere cambiamenti improvvisi. È il modo in cui un sistema complesso come quello flegreo segnala che sta trattenendo più di ciò che sta rilasciando. Questi fenomeni, presi singolarmente, potrebbero essere normali, ma messi insieme costruiscono una narrazione che negli ultimi mesi sta diventando sempre più univoca. Sollevamento continuo, sismicità costante,
temperature in aumento in più punti, variazioni nel degassamento, pressioni che si alternano senza stabilizzarsi. Il sistema non è in uno stato di equilibrio, è in una fase di accumulo. E questa non è un'opinione, è ciò che dicono i dati, che mostrano una Terra che respira forte, come se stesse preparando il fiato per qualcosa. La scienza ci ricorda sempre che una caldera non va interpretata basandosi su un singolo segnale. Bisogna guardare il quadro completo. E il quadro di oggi racconta di una quiete che non tranquillizza, una quiete che sembra più un silenzio teso che un sollievo reale. La pressione sotterranea aumenta mentre la superficie si comporta come un coperchio che tiene tutto fermo. E questo genera una situazione in cui ogni variazione, ogni piccola anomalia, ogni minima oscillazione di temperatura o degassamento acquista significato. I droni non inventano, le termocamere non creano illusioni, le misure non hanno emozioni né desideri, raccontano semplicemente ciò che rilevano. E ciò che rileviamo in questi giorni è un sistema che si sta caricando, giorno dopo giorno, centimetro dopo centimetro, grado dopo grado. Un sistema che dorme a occhi aperti, come un animale che resta immobile solo in apparenza, mentre dentro si prepara. Continueremo a sorvolare via Antiniana, Pisciarelli, Boccagrande e tutte le aree critiche, perché ogni giorno porta un nuovo tassello, ogni volo racconta un capitolo diverso. E quando la Terra inizia a trattenere il fiato, come sta facendo adesso, è il momento in cui bisogna ascoltare con più attenzione che mai. Il paesaggio può sembrare tranquillo, ma sotto la superficie la storia è completamente diversa. E il nostro compito è raccontarla tutta, senza filtri, senza distrazioni, senza voltare lo sguardo altrove. La Terra parla, e oggi la sua voce è più tesa, più calda, più carica che mai. Un saluto caloroso a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Restate con noi, perché il monitoraggio continua e la Terra non smette mai di parlare.